Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete, anche ascendente Ariete, Luna o Venere in Ariete. Oggi andiamo a rispondere a questa domanda: quale cambiamento sta bussando alla tua porta? Che cosa sta per accaderti? Quale cambiamento sta bussando alla tua porta? Quindi lo facciamo secondo il nostro approccio di tarologia co-creativa, come ormai conoscete. Mi auguro che stiate seguendo tutto il percorso sciamanico, le porte, la porta del mattino, la porta, tutte le porte che facciamo durante i mesi. Indipendentemente da quando guarderai questo video, la porta del mattino è quello fisso, a meno che non ho messo dei rituali specifici nel mese, ok? Sotto all'info box trovi tutte le informazioni. Partiamo subito, ragazzi miei ragazzi. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, prosperità e la bellezza della co-creazione. Ariete, quale cambiamento sta bussando alla tua porta? Prima carta, la forza che desidera entrare nella tua vita in questo esatto momento. Video sempre valido. Quale cambiamento sta per accadere? Qual è la forza che desidera entrare nella tua vita? Il 9 di denari, una grande realizzazione economica, realizzazione autosufficienza emotiva, autosufficienza economica e la necessità, non più necessito, in spagnolo mi stava venendo. Allora, il grande cambiamento dell'abbondanza. Il 9 di denari è una donna che non ha bisogno di nulla, ha costruito tutto, un uomo. Cioè, è colei che non ha più bisogno, no? Ma condivide la propria interezza. Sapete quanto amo visceralmente il 9 di denari. È colei che ha raggiunto l'obiettivo dell'autosufficienza emotiva, economica, il distacco dalle dipendenze. Quindi magari stai vivendo un momento in cui ti sei sentita o sentito dipendente emotivamente da qualcuno, economicamente. Ecco, il cambiamento che sta bussando è la realizzazione emotiva, economica, la realizzazione del tuo benessere. Se magari non sei stata bene o non sei stato bene a livello fisico, psicofisico, il cambiamento è questo, piena realizzazione nella materia. Questa è proprio la persona, no? Il 9 di denari. Quindi è una forza potentissima. E vediamo attraverso quale situazione della tua vita questo cambiamento si manifesterà, dove puoi riconoscerlo. In vari aspetti della tua vita col 7 di coppe. Lo riconoscerai in vari aspetti, non un solo aspetto. In vari aspetti della tua vita, in vari fronti, può essere il fronte economico, il fronte emotivo, il fronte lavorativo, il fronte familiare. Diciamo che lo riconoscerai su più aspetti che questa integrazione di autonomia, di autorevolezza tua è avvenuto. E soprattutto ti dico anche un'altra cosa, il 7 di coppe mi parla di scelte, no? Quindi dove riconoscerai che questo cambiamento è avvenuto? Perché farai delle scelte che saranno perfettamente allineate al tuo vero sé, perché ti troverai, mi viene in spagnolo, a gusto, non so perché oggi in spagnolo, sarà per le serie che vedo in spagnolo, e ti sentirai a gusto. Poi ci sono alcuni termini che quando li traduci in italiano non danno quello spessore che danno nell'altra lingua da cui vengono, no? Ti sentirai proprio bene nel fare determinate scelte che sono perfettamente allineate con quello che è veramente tuo. Non disperderai più l'energia. E questo lo vedrai in diversi fronti, tipo faccio questa scelta allineata a quello che sento veramente, mi sentirò bene in questa scelta nel lavoro, nelle amicizie, nell'amore, nelle relazioni interpersonali, con il lavoro, nel rapporto stesso col mio corpo, delle scelte che sono prettamente allineate a me, ok? È bellissimo. Terza carta, che cosa questo cambiamento ti sta chiedendo di lasciare andare, no? La vecchia identità, è uscita proprio la morte. La morte mi parla di un rinnovamento, di una vecchia identità a cui ci teniamo aggrappati per paura del futuro, per paura di ciò che non conosciamo. Quindi questo cambiamento ti sta chiedendo di lasciare andare una vecchia versione di te, magari quella che aveva bisogno del sostentamento emotivo di qualcuno, del sostentamento economico, del consiglio di qualcuno per prendere la strada giusta, una vecchia identità che non aveva a che fare col 9 di denari. Il 9 di denari è colei che sa, colui che sa, è il tuo daimon, è l'amante mistico, è lui che sa, quindi
Questo cambiamento ti sta chiedendo di lasciare andare una parte di te che è ormai, ha ormai fatto il suo corso. E, tutto ciò che non ha a che fare con la piena autonomia. Sì. Vediamo quale dono si nasconde dentro questo cambiamento, la risorsa invisibile. Quale dono si nasconde dentro questo cambiamento? Nuovi entusiasmi, nuove scoperte, entusiasmo, scoperta, allegria, nuove possibilità, il paggio di bastoni. Allora, magari stai vivendo una trasformazione importante perché le carte sono uscite, magari stai vivendo una morte simbolica a cui non riuscivi, no, ancora non riuscivi ancora a decifrare, magari stai vivendo qualcosa di potente, di importante, di drammatico, di significativo. E allora dietro a ogni morte c'è sempre una rinascita. La morte prevede una nascita, la nascita prevede una morte, cioè è quello che ancora non riesci a vedere. Il dono che si nasconde dentro questo cambiamento, la risorsa invisibile, è un entusiasmo dirompente. Il paggio di bastoni è colui che è giovane, che è curioso, si apre, una nuova nascita. E che cosa significa una nuova nascita? Cioè, tu ti sveglierai e capirai di avere già tutto, di avere quello che ti serve, è un nuovo entusiasmo scevro da un condizionamento di una vecchia pelle che invece era magari più bisognosa di attenzioni, di consigli. Quindi il dono che nasce dentro questo cambiamento è una grande forza erotica, erotismo, ma anche capacità di eccitarsi per le cose nuove, qualcosa di nuovo, mi spiego? Fammi mettere una carta su questa e voglio metterci... Dove stanno quelle degli animali? Eccola. Allora, in base al dono, quale dono si nasconde dentro questo cambiamento del paggio di bastoni, la risorsa invisibile, l'animale che ti guida, la balena orca, bellissimo, l'avventura, ditemi se non sono in risonanza tra di loro, l'avventura. Allora, inizia a fare le cose in maniera differente, canta la tua canzone selvaggia, manifesta i tuoi sogni di viaggi, viaggia con fiducia, sii leale, gli amici e la famiglia sono i tuoi tesori, sii una persona di valore, sei più forte di quanto tu creda. Quindi il dono invisibile è proprio questo spirito di avventura. Chi è che ha lo spirito di avventura? Colui che ha il primo e il secondo chakra belli aperti. Non hanno paura di fare esperienze, la vita stessa è un'esperienza e quando noi ci tratteniamo per paura di perdere il conosciuto, allora ci limitiamo, no? E lo spirito dell'autosufficienza ti sta bussando forte, lo spirito dell'avventura, lo spirito della bellezza del gioco, dell'entusiasmo. Ti dicono che hai una famiglia animica e anche biologica per molti di voi che vi sostengono e anche questa tua qualità sosterrà le persone della tua famiglia, questo tuo modo di essere, di andare verso il futuro, verso il nuovo, verso ciò, più che altro verso ciò che ti appassiona. Ok? Una bellissima carta. A sostegno con l'avventura è stupendo. E vediamo adesso come puoi cooperare concretamente con questo cambiamento e qua entriamo nell'ottica della mia tarologia co-creativa. Come puoi cooperare concretamente con questo cambiamento? Gesto pratico. Allora, prenditi tutte le emozioni di tristezza, falli una bella ola, 5 di coppe. Come puoi concretamente praticare, come puoi cooperare concretamente con questo cambiamento? Allora, rituale erotico della Kundalini. Prendi tutte le emozioni più sotterranee, come la dolce tristezza e la dolce malinconia, del lasciare andare una vecchia identità. Magari prendi anche delle immagini che in questo momento ti hanno dato del dolore, cioè immagini sono eventi già accaduti che ti hanno dato del dolore, mettile tutte in un calderone, perché sono tutte immagini del divino, al di là dei veicoli, cioè le persone o gli eventi che te l'hanno portate, e fatti il rituale erotico della Kundalini, va bene? Lo trovi sulla playlist Yoga Sciamanico. In questo modo tu vai a co-creare con questa potenza del 9 di denari. Noi non facciamo tarologia passiva. Come sperimentate migliaia di voi al giorno miracoli inauditi. Allora io ti do gli strumenti, ve li metto tutti a disposizione per praticare questo. Quindi le emozioni, non devi rimanere vittima di un passato
che ti sovrasta, no? Mi verrebbe in mente, non devi rimanere vittima del mito di Cronos, ma devi accedere al tempo di Kairos, cioè la qualità di come vivi l'esperienza, non da vittima ma da mago. Allora, quindi il 5 di coppe, come puoi cooperare concretamente con questo cambiamento? Fatti il rituale erotico della Kundalini, metti banchetta con gli dei, che sono le emozioni ctonie sotterranee. Non ti focalizzare su ciò che è andato perduto in senso vittimistico, ma vedi ciò che per la tua psiche è andato perduto, è un nutrimento dell'anima, quell'emozione lì. Ti devi alleare affinché possa sfociare in grande potere, eccolo qua, di realizzazione, spaccare la diga della mente che ti tiene ancorata o ancorato alla vecchia identità e realizzare questo bellissimo paggio di bastoni con l'avventura. Ok? Io ho detto rituale erotico della Kundalini che trovi sul canale, ma tutti i rituali sono funzionali a questo, ma nello specifico mi è arrivato questo, Anche la danza del piacere ti puoi fare. Chi fa la pratica dei 21 giorni, che trovate sempre qua sotto, lo indirizzo su quello. Allora, sesta carta, quale errore, tra virgolette, è importante evitare? Cioè, come puoi non disperdere l'energia? Non tenerti tutto dentro, la papessa, e condividi la tua sapienza. Allora, quale errore evitare? Non ti isolare. Non ti isolare, la papessa. La papessa è una carta stupenda che mi dice di seguire la tua intuizione, ma quale errore evitare? Prima di tutto è evita di seguire la mente logica e segui la tua intuizione. Quindi non rimanere isolata o isolato, ma condividiti. Il paggio di bastoni va per la maggiore qua, la scoperta, il nuovo. Non tenere tutto quello che hai consapevolizzato dentro di te, mettilo in pratica. E qua abbiamo anche fatto nel viaggio erotico degli arcani il rituale della papessa. E quindi lo consigliano perché subito dopo la pratica, vedi, rituale erotico della Kundalini e la papessa. Voi ormai sapete che facendo i rituali le cose si sbloccano immediatamente, immediatamente. Quindi per accedere a questo cambiamento, rituale erotico e rituale della papessa. Ok. Fai che la conoscenza acquisita diventi carne, esperienza vera. Io vi insegno sempre che la spiritualità è empirismo radicale, non farlo rimanere tutto nella psiche, no? In questo senso. Praticalo. Adesso, messaggio finale dell'amante mistico, spirito guida. Cavaliere di denari, bellissimo. Allora, Cavaliere di denari è colui che porta concretezza, non avere fretta. E l'amante mistico ti sta dicendo di ripetere il mantra: sono potente perché sono paziente. Allora, il grande cambiamento che sta bussando alla tua porta è la piena realizzazione, autonomia economica, autonomia emotiva, la piena realizzazione. Bene, abbiamo descritto tutto il passaggio qua, verso il nuovo, no? L'esperienza di vita. Non avere fretta. Non avere fretta, sono potente perché sono paziente. I semi che stai coltivando adesso con questa predisposizione porteranno a costruire un impero, mattone dopo mattone. L'amante mistico ti dice non avere fretta, perché per costruire un impero le basi devono essere solide. E il cavaliere di denari è quello che ti porta a costruire questa solidità. Sai che per ogni tarologa o tarologo ha i suoi codici. Per me il cavaliere di denari è colui che arriva veramente, cioè che costruisce veramente, non è un fuoco di paglia, non è il cavaliere di bastoni o il cavaliere di coppe che si rimane sul piano romantico, idealistico, o il cavaliere di spade, qualcosa che no, è diretto ma che è fugace. No, no, il cavaliere di denari porta i denari sono la terra, la concretezza, e ti dice abbi fede in questo cambiamento, ok? Wow, vediamo cosa ci raccontano, mettiamoci degli oracoli adesso, mettiamoci degli oracoli, aspetta, ne ho 200 qua, mettiamoci questi. Il mondo superiore ti sta aiutando, sai? Cioè il mondo superiore è il mondo invisibile. Sei sostenuta e sostenuto dal mondo invisibile.
Questa carta ti dice anche che quando provi emozioni sotterranee che possono essere dolce tristezza, dolce malinconia, usa la tua saggezza acquisita per ehm, eh, non per agirle fuori queste emozioni, ma per agirle con i rituali all'interno, in modo tale che possano darti il mondo superiore, che sono queste emozioni, tutto il loro potere di creazione. Noi manifestiamo solo per le emozioni. Noi attiriamo non ciò che vogliamo, il 5% la punta dell'iceberg coscientemente, ma ciò che siamo. Ciò che siamo sono emozioni. E allora quando tu ti rendi vittima delle tue emozioni, tu riperpetui sempre eventi nefasti. Nel momento in cui tu ti allei alle emozioni ctonie sotterranee, la rabbia, non l'agisco la rabbia fuori, non è che vado a spaccare il muso a quello, oddio. No, prendo tutte le immagini che mi portano rabbia, da mia madre, a mio padre, al fidanzato, al fratello, a quello che mi ha tamponato la macchina, le prendo tutte nel calderone, mi faccio il rituale erotico della Kundalini e ho una potenza inaudita e passo dopo passo costruisco il mio impero. Il mondo superiore ti sostiene, va bene? In questo, che sono le tue stesse emozioni. Vediamo cos'altro. Allora, mettiamoci questo. Su questo cavaliere di denari un oracolo, per favore. Non dubitare del tuo valore, mai. Non hai bisogno di fare niente per essere più degna, perché sei valorosa, non importano le circostanze, sempre lo sei stata o sei stato e sempre lo sarai, non c'è nessun dibattito. Allora, che ti ho detto prima con il Cavaliere di Denari? Questa carta per me è una carta certa, certa. Quando arriva, arriva, cioè è certa, non è fugace. Allora tu non devi avere nessun dubbio che quello che ti ho detto in questo momento è verità certa. Se tu, siccome le carte, no? Noi utilizziamo la tarologia co-creativa, cioè la più vera che può esistere. Le carte ti leggono il potenziale. Tu quante vite sono che questo potenziale lo stai rimandando perché non adoperi nel modo giusto la voce degli dei? Io questo mi sono detta per una vita. Quando ho iniziato invece ad operare in modo giusto la voce degli dei, ho realizzato straordinariamente cose. E allora non dubitare del tuo valore. Non dubitare del tuo valore e non dubitare del messaggio degli dei in questo momento che ci hanno tenuto a dirti questo. Ok? Mettiamoci un'altra carta di queste. Non ci posso credere, cioè credi in te. Osa, sei più forte di quanto credi. Non dubitare del tuo valore. Io lo so perché stanno marcando su questo, perché stai attraversando un momento complesso, secondo me, con la morte qua. La morte è la fine di un'identità, che sì, anche cambiare un'abitudine è una parte di identità vecchia che si spezza, e lo so che può essere difficile. Stanno ribattendo su questa cosa perché questa identità era una zavorra. Osa, sei più forte di quanto credi. E non pensare subito al risultato perché sono potente, perché sono paziente. Il momento giusto è ancora lontano, pensa ad altro. Cioè, concentrati nel qui ed ora, fai le pratiche, perché tutto questo è una promessa che gli spiriti ti hanno fatto in questo esatto momento. Magari salvati il video, come migliaia di voi spesso fate, e poi dopo mesi mi arrivano mail: Fra, ti ricordi quel video? Io poi devo andarmelo a riguardare. Me lo linkate sotto perché sennò non lo trovo, perché ne faccio 200 a settimana. Quindi questa carta, questa lettura è una promessa che ti fanno gli spiriti. Fede in quello che ti è stato detto a mezzo di questa lettura. Va bene? Quindi ragazze mie, ragazzi, io concludo qua e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e ti mando un grande abbraccio. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.